È il 20 ottobre 2011, ore 20. Solita edizione del TG5 in onda. Io davanti al televisore. Quella sera l'apertura del notiziario però è diversa. Il TG si apre con la notizia che Gheddafi, ai tempi dittatore della Libia, era morto e che la battaglia di Sirte contro i ribelli e il Consiglio Nazionale di Transizione Libico era persa. È un evento che, pur non avendo a quell'età capito bene, mi lascerà le immagini viste ben impresse nella mente. E oggi, dopo aver visto un video di Conspiracy Peter, mi ha portato a fare le ricerche sulla storia che vi racconterò oggi, ovvero perché realmente è stato ucciso Gheddafi. Ma facciamo un passo indietro. Chi era Gheddafi? Muammar Gheddafi è stato il leader della Libia dal 1969 al 2011. Salì al potere con un colpo di stato militare, rovesciando la monarchia di Re Idris e instaurò un regime autoritario ispirato al socialismo islamico e al panarabismo, che è un movimento politico che promuove l'unità, o almeno una forte solidarietà, tra i popoli di lingua e cultura araba. Si fece chiamare guida della rivoluzione e aveva una forte propensione all'Unione Araba, o ai cosiddetti Stati Uniti africani. Nel corso degli anni fu accusato di finanziare gruppi terroristici e commise gravi violazioni dei diritti umani, e fu ucciso durante la guerra civile libica nel 2011 dopo un intervento militare della NATO a sostegno dei ribelli. E qui arriviamo ad un punto importante. Sin dal 1999 Gheddafi propone la creazione di una banca centrale africana e di una conseguente unica valuta, scritto nella dichiarazione di Sirte. 10 anni dopo, da presidente dell'Unione Africana, insiste di nuovo su questa nuova moneta panafricana, il famoso dinaro d'oro, una moneta sostenuta solamente da oro che avrebbe abbandonato il CFA, ovvero il franco francese, e il dollaro. I dati ufficiali dimostrano come la banca centrale libica avesse come scorta 144 tonnellate di oro e quasi lo stesso in argento, che ammontano ad oltre 6 miliardi di dollari. L'obiettivo di Gheddafi era chiaro: valuta africana, esercito africano e Stati Uniti africani. Sembra essere tutto quasi utopico per poter essere vero, e infatti questo, se fosse stato messo in pratica, sarebbe stato disastroso per l'economia mondiale. Al momento il petrodollaro statunitense domina il commercio del petrolio e il franco CFA, sostenuto dalla Francia, ancora lega strettamente le ex colonie africane all'euro. Se i paesi africani iniziassero a vendere petrolio in una valuta autonoma o in oro, ciò renderebbe inutile il ruolo del dollaro. Allo stesso modo, la Francia vedrebbe drasticamente ridimensionata la propria influenza monetaria nell'Africa francofona. In effetti, analisti e servizi segreti occidentali interpretarono il progetto monetario di Gheddafi come una grave minaccia. Qui entra in gioco Nicolas Sarkozy. Ai tempi era il presidente della Repubblica Francese, che avrebbe definito la Libia una minaccia alla sicurezza finanziaria dell'umanità. Infatti, se Gheddafi avesse creato un'Unione Africana basata sulla valuta e sulle riserve auree libiche, la Francia, ancora potenza economica dominante nelle sue ex colonie dell'Africa centrale, sarebbe stata la principale perdente. L'intervento militare della NATO fu promosso dalla Francia e dal Regno Unito, ma molti lo interpretarono come una mossa strategica per fermare il progetto di Gheddafi prima che potesse diventare realtà. Ma la fine di Gheddafi non fu un fulmine a ciel sereno. Nel marzo e aprile del 2011, durante i mesi più intensi del conflitto, emersero email riservate inviate da Sidney Blumenthal, consigliere personale e amico di Hillary Clinton, all'epoca segretaria di Stato degli Stati Uniti. In una di queste comunicazioni, declassificata e pubblicata da Wikileaks anni dopo, Blumenthal riferiva di informazioni ottenute da fonti estremamente sensibili sul terreno in Libia. Secondo quanto riportato, Gheddafi possedeva circa 143 tonnellate d'oro e un'analoga quantità d'argento che aveva fatto spostare nel sud della Libia. Ecco il passaggio chiave di quella mail, datata 2 aprile 2011.
Questo oro era destinato a stabilire una nuova moneta panafricana, basata sul dinaro d'oro libico. L'intento era fornire ai paesi africani francofoni un'alternativa al franco CFA. Sempre secondo l'email, i servizi segreti francesi erano a conoscenza del piano e questo avrebbe contribuito insieme ad altri fattori alla decisione di Nicolas Sarkozy di impegnare militarmente la Francia nel conflitto libico. In un altro passaggio, Blumenthal elenca 5 motivi principali, secondo le sue fonti, alla base dell'intervento francese. Primo della lista? Il desiderio di ottenere una maggiore quota di petrolio libico, rafforzare l'influenza francese nel Nord Africa, migliorare la posizione politica di Sarkozy in patria, mostrare la potenza militare francese e infine impedire a Gheddafi di creare un'influenza africana francese alternativa basata sul dinaro d'oro. Va detto, Blumenthal non era un funzionario governativo e riportava voci da fonti anonime, ma il fatto che Hillary Clinton ricevesse regolarmente questi aggiornamenti e li facesse circolare tra i suoi collaboratori mostra quanto seriamente venissero considerati. Negli Stati Uniti, né i membri della NATO hanno mai ammesso motivazioni economiche dietro l'intervento. Nei documenti ufficiali si parla solo di protezione dei civili e di risposta alle violazioni dei diritti umani. Tuttavia, la coincidenza tra il progetto del dinaro d'oro e la tempistica dell'intervento militare ha alimentato sospetti fondati, tanto che ancora oggi molte inchieste alternative citano quelle mail come indizio chiave. Per i libici però Gheddafi non fu solo un dittatore, per molti era un leader carismatico, soprattutto perché fece diversi miglioramenti alla Libia. In fondo lui credeva fermamente nel suo paese. Nazionalizzò il petrolio libico negli anni 70 e parte dei profitti furono reinvestiti in sanità, istruzione e infrastrutture. L'istruzione divenne gratuita e l'analfabetismo crollò. La sanità era gratuita e, per gli standard regionali, di buon livello. La Libia aveva uno dei PIL pro capite più alti del continente africano. Case, carburante, elettricità e acqua avevano costi molto bassi o erano gratuiti. Il governo concedeva prestiti senza interessi e sostegni per sposarsi o acquistare casa. Gheddafi garantì 4 decenni di stabilità interna in un paese tribale e complesso, evitando guerre civili o disintegrazione dello Stato, cosa che invece è avvenuta dopo la sua caduta. Era visto come un simbolo di indipendenza dal colonialismo e dalle potenze occidentali. Promuoveva l'unità africana e araba e rifiutava l'ingerenza straniera. Per molti libici era proprio un baluardo di dignità nazionale, ma restava una dittatura. Repressione del dissenso, quindi Gheddafi non tollerava oppositori, arresti arbitrari, torture, sparizioni e censura erano diffusi. I partiti politici erano vietati, così come la stampa libera. Il potere era distribuito in modo strategico tra tribù fedeli, mentre altre venivano emarginate. Questo alimentò tensioni che esplosero poi effettivamente nel 2011. Il suo libro verde veniva insegnato nelle scuole come verità assoluta e il suo volto era ovunque. Non esistevano elezioni libere né reale partecipazione politica. Molti libici, soprattutto nelle zone centrali e occidentali, provavano affetto o rispetto per Gheddafi, associandolo a un periodo di prosperità, sicurezza e orgoglio nazionale. Tuttavia il suo governo restava autoritario e sebbene alcuni lo definiscano una dittatura benevola o positiva, ciò non cambia la realtà delle gravi violazioni dei diritti umani. Dopo la sua caduta, la Libia è sprofondata in un caos duraturo, spingendo molti a rimpiangere la stabilità perduta sotto il suo regime. Tuttavia, questa storia sul fatto che volesse instaurare una unità su tutti i piani rimane non confermata, se non dalle mail leakate da Wikileaks. Da piccolo non capivo perché avessero aperto il TG con immagini così crude. Oggi invece penso che forse fosse un messaggio, chiaro e silenzioso. Calpestare i piedi ai potenti ha un prezzo altissimo e forse non tutti sono pronti ad accettare un'Africa davvero indipendente.